quello che vedete qui è un evento accaduto nel 2001. Che cosa è successo nel 2001 di così importante? È stata pubblicata la prima sequenza del DNA della nostra specie, del DNA umano. Vedete due riviste, Nature e Science, tra le più prestigiose al mondo, che hanno pubblicato la sequenza del DNA. Che cosa vuol dire che è stato sequenziato il nostro DNA? Significa che i 3 miliardi e 200.000 paia di nucleotidi che compongono il nostro genoma sono stati messi in fila. Che cos'è il DNA fondamentalmente? Forse lo citiamo molto spesso, ma nel dettaglio magari ai più sfugge. È un polimero in cui due filamenti appunto di nucleotidi si susseguono e nel caso del nostro genoma 3.2 per 10 alla nona paia di basi si susseguono a costituire il nostro DNA. Naturalmente non in un'unica molecola, perché questo DNA è spezzettato, come vedete qua, nelle nostre 23 coppie di cromosomi. E poi questo DNA che cos'è che veramente ci interessa? Ci interessa dal punto di vista soprattutto farmacologico soltanto tutto quanto questo DNA, oppure ci sono delle porzioni di questo DNA che ci interessano? Quello che a noi interessa veramente sono i geni, cioè le porzioni codificanti del DNA. Che cosa codificano? Codificano per proteine. Tenete presente che soltanto l'1,4% del nostro genoma codifica per proteine. Il restante 98,6% è stato sempre chiamato per molti anni nella letteratura internazionale il junk DNA, il DNA spazzatura, perché l'uomo naturalmente disprezza tutto quello che non capisce. Gli evoluzionisti invece ci hanno insegnato quanto sia rilevante questo DNA che non codifica per proteine. Ma noi oggi interessano soltanto i geni ed interessano soltanto le proteine che essi sono in grado di codificare. Naturalmente tenete presente che ovviamente molto del lavoro sul DNA era stato fatto. Che cosa vuol dire che il DNA contiene un'informazione genetica? Significa semplicemente che c'è un codice, il codice genetico, il codice dei 3 nucleotidi, della tripletta, che codifica attraverso un processo biochimico complesso che è la trascrizione e la traduzione, codifica appunto per proteine. Perché ci interessano così tanto le proteine? Perché la natura ha deciso di salvaguardare questo tipo di informazione, non il colesterolo, non gli zuccheri? Perché prima di tutto le proteine sono strutturali, quindi costituiscono parte del nostro organismo, ma soprattutto perché gli enzimi sono proteine e le enzimi sono formidabili macchine che sono in grado di trasformare un sacco di cose, modificandole, distruggendole, sintetizzandole. Quindi noi sostanzialmente, grazie agli enzimi, siamo esseri viventi. Che cosa abbiamo imparato dal genoma, dal progetto Genoma Umano? Che ci sono appunto 3 miliardi di paia di basi, che 1,4% viene trascritto. Ecco, questo è un dato abbastanza interessante. Abbiamo soltanto 25-30.000 geni, un tempo pensavamo di possederne chissà quanti, 100.000, perché ci ritenevamo molto più intelligenti rispetto ad altre specie. Probabilmente la complessità e l'intelligenza non risiede semplicemente nel numero di geni. Ci sono ben 1278 famiglie di proteine, di cui soltanto 94 appartengono appunto ai vertebrati. Ma qual è la grande informazione che abbiamo, per così dire, espanso? Qualche cosa già sapevamo, ma questo concetto si è espanso con il progetto Genoma Umano. Che non esiste un genoma umano, ma che esistono i genomi umani. In questa stanza non c'è nessuno che ha la stessa sequenza di DNA per i 30.000 geni. I 30.000 geni sono diversi da individuo ad individuo, a meno che in questa stanza non ci siano 2 gemelli monozigotici. Allora in questo caso il loro DNA è effettivamente assolutamente identico. Quindi che cosa sono queste differenze? Queste differenze di sequenza prendono il nome di polimorfismi. Sono variazioni assolutamente normali all'interno, non sono le mutazioni, sono variazioni assolutamente normali all'interno del nostro genoma che ci distinguono tutti gli uni dagli altri. Quindi per esempio un gruppo di persone, come potremmo essere noi questo pomeriggio, una posizione precisa del genoma nel contesto di un gene, io ho una timidina, un altro soggetto ha una citosina. I polimorfismi genetici sono molteplici, chi si occupa appunto di evoluzione li conosce molto meglio del farmacologo, ma il farmacologo si interessa sostanzialmente a 2 tipi di polimorfismi, cioè il polimorfismo a singolo nucleotide e la copy number variation. Il polimorfismo a singolo nucleotide è questa cosa qua, cioè appunto un nucleotide di differenza. Vedete, questa è la struttura di un gene, in giallo vedete i cosiddetti esoni, cioè le porzioni del gene che effettivamente contengono le triplette nucleotidiche che codificano per gli amminoacidi. Allora se io ho questo polimorfismo, ovviamente quello che può accadere in termini di
proteina è che questa proteina potrebbe avere un amminoacido diverso perché ho cambiato la tripletta nucleotidica. Se questa proteina fosse un enzima, potrebbe metabolizzare di più o metabolizzare di meno determinate sostanze. La copy number variation invece è qualcosa di un pochino più grossolano. È stato scoperto che sostanzialmente pezzi del nostro DNA, anche 100.000, 1.000.000 di paia di basi, in alcuni individui possono essere presenti in più copie o in altri individui possono essersi perse. Allora, se questi pezzi di DNA contengono dei geni, ci possono essere dei geni dei soggetti che per esempio hanno 3 copie dello stesso gene sul cromosoma invece di 1, oppure se l'hanno perso il gene, quindi hanno perso la capacità di sintetizzare quella proteina. Facciamo il passaggio successivo ed iniziamo a parlare di farmacologia. Il farmacologo naturalmente è molto interessato a queste variazioni genetiche perché ha il forte sospetto che nella diversa risposta ai farmaci il nostro assetto genetico giochi un ruolo assolutamente fondamentale. E siccome noi adesso il genoma abbiamo imparato molto bene a leggerlo e queste differenze le possiamo identificare molto rapidamente, forse ne possono conseguire per la terapia dei vantaggi assolutamente fondamentali. Banalmente, che cosa succede quando prendiamo una compressa di un farmaco? Consideriamo solo la via di somministrazione orale. Il farmaco viene introdotto nell'intestino, viene assorbito attraverso gli enterociti, passa nel torrente ematico e il primo filtro che incontra è il filtro epatico. Perché l'ho chiamato filtro? Perché qua ci sono famosi enzimi di cui parlavo prima, sono enzimi particolari questi, sono enzimi che sono in grado di metabolizzare sostanze che noi introduciamo con la dieta, ma soprattutto sono in grado di metabolizzare farmaci, è questo che mi interessa. Quindi io quando prendo un farmaco, il primo passaggio del farmaco a livello epatico lo fa metabolizzare un po', poi il resto del farmaco passa, va in circolo, va naturalmente dove deve andare per compiere la sua missione. Allora al farmacologo prima di tutto quali geni interessano? Perché è lì che noi dobbiamo andare a cercare le variazioni. Beh, prima di tutto i farmaci agiscono perché interagiscono fisicamente con dei bersagli molecolari. Per esempio l'aspirina blocca la ciclossigenasi. Allora a noi interessano le variazioni nei geni che codificano per i bersagli dell'azione dei farmaci. E poi, ed è di questo che soprattutto vi parlerò, ci interessano moltissimo i geni che codificano per le proteine coinvolte nel metabolismo dei farmaci, che come vedremo sono prevalentemente localizzate a livello epatico. E poi naturalmente abbiamo visto che questo farmaco ha dovuto attraversare l'intestino. Se dovesse entrare nel cervello dovrebbe attraversare la barriera ematoencefalica, quindi deve attraversare delle barriere biologiche. E per fare questo utilizza dei trasportatori che possono essere diversi da individuo ad individuo. Allora che cos'è la farmacogenetica? Di che cosa ci stiamo occupando? La farmacogenetica è la disciplina che studia le basi genetiche della risposta individuale ai farmaci. Vediamo un po' più da vicino questi enzimi epatici di cui si parlava. Beh, un ruolo fondamentale nel metabolismo dei farmaci a livello epatico lo gioca la superfamiglia del citocromo P450. Si tratta di un'ottantina di geni e altrettante proteine, in realtà non tutte coinvolte nel metabolismo dei farmaci, alcune di queste sono coinvolte anche nel metabolismo di altre sostanze, ma insomma sono enzimi assolutamente fondamentali, perché la loro professione principale, poi vedremo che ne hanno anche un'altra, è quella sostanzialmente di distruggere, metabolizzare, degradare il farmaco. Questa è una bella sicurezza per noi, perché sappiamo che somministriamo il farmaco, ma sappiamo che quel farmaco non resterà all'interno dell'organismo per sempre, perché c'è un meccanismo che è in grado appunto di degradarlo e poi il farmaco verrà eliminato per via urinaria o per via biliare. Io mi soffermerò un attimino su questo citocromo, il citocromo P450-2D6, che è molto molto interessante, perché presenta una serie di polimorfismi. Prima di tutto presenta quel fenomeno della copy number variation, cioè vuol dire che ci sono alcuni individui che hanno 0 copie del citocromo P452D6 e ci sono individui che hanno fino a 13 copie perfettamente funzionanti, soggetti che non metabolizzano i farmaci via 2D6 e soggetti che li metabolizzano troppo. A proposito di migrazione delle popolazioni, guardate questa mappa del pianeta. La maggior parte dei soggetti con questo tipo di duplicazione, di copy number variation, è localizzata in Arabia Saudita e in Eritrea, circa il 30%. Poi c'è l'Europa, in realtà questi dati sono ancora ottimistici, circa il 20% dei soggetti è portatore di questa copy number variation. Ma il dato interessante è che in Europa compare dopo l'800 d.C., cioè in altre parole coincide con la migrazione degli arabi nel nostro continente. Gli arabi, venendosene fuori da queste zone, portano questo tipo di polimorfismo, incrociandosi naturalmente sempre appunto con le nostre antenate.
E oggi abbiamo il 20% di soggetti che sono portatori in Europa di questa copy number variation. Adesso vediamo da un punto di vista pratico che cosa vuol dire avere 0 copie o 3 copie o 13 copie di enzima. Questo è un esperimento molto semplice. Soggetti volontari, che poi sono studenti di medicina, che magari volontari non sono, ma sono naturalmente sani, che sono stati caratterizzati per il numero di copie funzionanti che hanno del 2D6, e poi è stato fatto un esperimento banale, una compressina da 25 mg di nortriptilina, un antidepressivo triciclico, e poi si fa un esperimento facile. Si preleva dal torrente ematico con un prelievo di sangue nel tempo e si va a misurare la concentrazione del farmaco. Allora cosa mi aspetto da un soggetto che ha 2 copie funzionali di 2D6? Beh, ho un picco, lo vedete questo qua in rosso, vedete? Poi picco, aumenta la concentrazione, poi progressivamente la concentrazione del farmaco scende. Perché? Perché il farmaco continua a ripassare dal fegato e viene distrutto. Dopo 72 ore il farmaco non c'è più. Ma il soggetto invece che ha 0 copie funzionali, come si comporterà? Questo soggetto qua, in grigio, vedete, ha una concentrazione plasmatica al picco che subito, d'emblée, è il doppio rispetto al soggetto che metabolizza con 2 geni. Dopo 72 ore è ancora pieno di nortriptilina perché non la metabolizza. Questi soggetti nella vita reale vanno in pronto soccorso a causa degli effetti avversi del trattamento farmacologico che dà cardiotossicità. Ma il problema qual è? Che loro non metabolizzano il farmaco. E i nostri amici arabi sono questi qua. Metabolizzano il farmaco alla velocità della luce, hanno 13 copie funzionali, fallimenti terapeutici. Gli psichiatri lo sanno benissimo qual è il loro problema con i loro farmaci. Accanto al poster dell'uomo nero nel loro studio hanno il poster del 2D6, perché questo gli cambia tantissimo il metabolismo dei farmaci. Non vi spaventate. Non vi spaventate. Un messaggio, una cosa molto semplice. I farmaci non vengono sempre introdotti come tali. Qualche volta vengono introdotti come profarmaci, cioè non sono attivi. E hanno bisogno proprio del sistema dei citocromi per essere attivati e diventare delle molecole attive. Allora guardate soltanto qua. La codeina, un farmaco analgesico che tutti conoscete, non funziona la codeina perché ha questo gruppo CH3, che i chimici chiamano gruppo metilico, che gli impedisce di interagire con il suo bersaglio molecolare. Ci pensa il 2D6 a rimuovere il gruppo CH3 e a trasformare la codeina in morfina. La morfina sì che funziona, ma il punto è, se io ho un soggetto che ha 0 copie funzionali di 2D6, cosa gli succede quando gli do il profarmaco? Allora, questo è il soggetto normale, io gli do la codeina e vado a misurare la morfina, vedete la concentrazione ematica di morfina sale, poi scende perché viene metabolizzata da altri sistemi. Il soggetto con 0 copie funzionali non converte la codeina in morfina, è un fallimento terapeutico. È inutile dargli quel farmaco, perché tanto non lo convertirà. C'è un altro analgesico che si comporta sostanzialmente in questa maniera, del tramadolo, anche lui deve essere attivato. Questi sono i soggetti che non metabolizzano, sono i cosiddetti poor metabolizer, non hanno 2D6, non convertono il tramadolo nella forma attiva. 0 risposta. Ma questi sono i nostri amici arabi. 13 copie funzionali, conversione totale del tramadolo nel farmaco attivo, in coma, intossicazione da oppiacei, o se hanno meno numeri di copie, dottore, l'altra sera ho visto gli ippogrifi sui muri, non mi dia più il farmaco che mi ha dato, allucinazioni, ok? Molte delle diverse risposte che noi abbiamo sono in realtà dovute al differente assetto genetico. Vi sto facendo soltanto vedere l'aspetto metabolismo, ci sarebbe da ridere se vi facessi vedere per esempio i bersagli molecolari. In Europa ci sono 50 milioni di individui, così ripartiti, 20-30 milioni che non hanno 2D6 e 15-20 milioni che ne hanno troppo, che hanno problema a metabolizzare farmaci attraverso questo citocromo. Tenete presente che tutti i farmaci psicoattivi praticamente vengono metabolizzati dal citocromo P450 2D6. In Italia ci sono 5,7 milioni di individui che hanno duplicazione del 2D6, chissà quanti tra di voi hanno duplicazione del 2D6. Allora, sostanzialmente, a che punto siamo con questa farmacogenetica? Beh, la farmacogenetica è un processo che si sviluppa sostanzialmente in 3 fasi. La fase della scoperta e della catalogazione dei polimorfismi è stata fatta in parte dal progetto Genoma Umano, ma soprattutto da progetti successivi. Noi oggi sappiamo perfettamente dove si trovano i diversi polimorfismi nel nostro genoma. Poi siamo in una fase, siamo immersi in questa fase, la ricerca delle correlazioni. È quella reazione avversa correlata a quel polimorfismo nel 2D6 oppure no?
Ma la terza fase, che è già partita, è la fase diagnostica, perché tutto questo discorso perché ci interessa? Perché noi possiamo a priori stabilire quante copie voi avete di 2 di 6 e stabilire quanto farmaco darvi o non darvi per niente quel farmaco e darvene un altro. Cioè diventa una componente fondamentale la farmacogenetica di quel processo che è la cosiddetta personalizzazione della terapia. L'ho chiamato processo perché è una tendenza della medicina occidentale. Questa è una review tratta da una rivista che si chiama Nature Review Drug Discovery, quindi capite bene, è una rivista che si occupa dei farmaci del futuro, Drug Discovery. Però ha sentito l'esigenza assolutamente di interrogarsi su come noi usiamo i farmaci del presente. E questo è il riassunto di quello che pensa questo reviewer. Questa è la situazione attuale. Un gruppo di pazienti, tutti quanti con la stessa patologia, li trattiamo tutti con lo stesso farmaco, con gli stessi farmaci, allo stesso dosaggio, e il risultato finale che cosa otteniamo? Che veramente bene ne curiamo soltanto una frazione, perché alcuni di questi avranno reazioni avverse, altri avranno fallimenti terapeutici, dovranno continuamente aggiustare la dose. Questa è la situazione futura. A ciascun gruppo di pazienti il farmaco giusto al dosaggio giusto, cioè, ripeto ancora una volta, personalizzazione della terapia, il grande sogno della medicina occidentale. Allora io sono fermamente convinto che la farmacogenetica sia uno strumento potentissimo che ci aiuterà a realizzare questo grandissimo sogno. Grazie.